Ciao a tutti amici dello Scorpione, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami Scorpione e le tendenze energetiche per l'amore e gli affetti del secondo semestre 2026. Era la carta della luna. Abbiamo la sacerdotessa, amici dello Scorpione. Sì, che diciamo potrebbe avere a che fare anche con la luna, perché entrambe parlano un po' di quello che è nascosto, di quello che non si vede, ma la sacerdotessa nello specifico parla anche di intuizione, di qualche cosa che potreste intuire, che potreste capire, è come il vedere al di là dello schema. Andiamo a vedere di che cosa si tratta nello specifico con i tarocchi. Vi ricordo che le letture sono per un gruppo, quindi è facile che non risuoni tutto. Sono valide per segno solare, segno lunare e ascendente, e per chi volesse una consulenza personalizzata con me mi può contattare via mail, oppure sotto nella descrizione del video trovate il numero di telefono, il link alla pagina web, trovate il link al percorso di crescita nella sezione degli abbonati, il link ai corsi gratuiti presenti sul canale e il link al videocorso di tarocchi intuitivi di livello intermedio. Bene. Partiamo con un fante di bastoni, un fante di spade, due di coppe, abbiamo il re di pentacoli, 4 di bastoni, il diavolo e il 3 di coppe. Che interessante. Allora, adesso andiamo a vedere carta per carta, capiamo un po' com'è il movimento energetico. In un secondo momento andiamo a vedere di quello che vi dico qua, quando succede che cosa, ok? Allora, partiamo da questo fante di bastoni, cavaliere di pentacoli, 6 di pentacoli. Voglio andare a vedere anche subito questo fante di spade. Sei di bastoni, 3 di spade e regina di pentacoli. Allora, la prima impressione che ho avuto, così, guardando la matrice della stesa, è che non so se siano già presenti queste persone o no, però con questi due fanti iniziali potrebbero esserci due persone che non è detto che siano persone a livello romantico, per qualcuno potrebbero essere i figli, ok? Cercate di adattare voi la lettura alla vostra realtà, è una stesa generica sugli affetti, ok? Quindi sia le relazioni parentali che di amicizia che di coppia. Però la sensazione che ho io è che una di queste due energie sia molto più concreta rispetto all'altra, è una di quelle energie pratiche, sento. Ehm, Vitali, gioviali. Vi dico che per qualcuno potrebbe essere un collega di lavoro, un nuovo collega di lavoro, o se voi doveste cambiare piuttosto che iniziare, potrebbe esserci come qualcuno lì intorno che potrebbe interessarvi. O appunto potrebbe essere un nuovo collaboratore. Ognuno di questi due fanti
potrebbero riguardare qualche parente, qualche affetto con il o la quale inizierete qualche percorso, qualche progetto, qualche tipo di legame lavorativo. Andiamo a vedere il 2 di coppe. 5 di pentacoli. La mia idea è imperatore, è che qui qualcuno non voglia stringere compromessi perché è come se non fosse sicuro o sicura di quello che sta facendo. Mi spiego, abbiamo un 3 di spade e un 5 di pentacoli. Sento che qualcuno ha ancora una sofferenza aperta, dove se conoscete la persona potrebbe essere una sofferenza legata a quella persona, un qualche cosa che è successo nel passato, per esempio una delusione, qualche tipo di disaccordo che avete avuto. Diversamente può essere una roba tutta vostra, indipendente da queste due energie. E vi dirò che per qualcuno potrebbe risuonare come un movimento energetico tra fratelli, questo ve lo dico. Andiamo a vedere il re di bastoni, che forse prima ho detto essere un re di pentacoli. 7 di pentacoli e 3 di bastoni. Una di queste due energie potrebbe essere troppo lenta per voi. Io ho come la sensazione che con questo cavaliere di pentacoli all'inizio della lettura, una di queste energie sia non solo lenta, di più. Velocità tartaruga. Andiamo a vedere il 4 di bastoni. Sole e 8 di bastoni. Allora, la sensazione è che vi stuferete un po' di aspettare che questo fante di bastoni si muova. Potreste effettivamente cercare qualche cosa di diverso, cercare qualche cosa di più stabile. E vedendo le carte che ha il fante di spade, non vi nego che effettivamente potrebbe avere dei punti in più questa persona. Ora, giusto per darvi qualche indicazione, segni di fuoco, quindi Ariete, Leone, Sagittario, piuttosto che di aria, ok? Quindi Gemelli, Bilancia, Acquario. Ma non è detto che non possa essere, per esempio, l'ascendente piuttosto che la luna, ok? Quindi non fissatevi tanto. Però una persona, mettiamola così, sarà molto più focosa, molto più passionale, molto più entusiasta, più vibrante, più da società, se vogliamo, mentre l'altra potrebbe essere più intellettuale, più osservatrice e meno chiacchierina, potrebbe esserci bisogno. ehm, Sono due persone, allora, una delle due è una di quelle che fa, ok? E ha bisogno di vedere come che anche voi fate, mentre l'altra persona potrebbe essere di più una di quelle che parla, che racconta, che spiega, che vuole conoscere, che vuole sapere. E sento che comunque con questo 2 di coppe al contrario, non c'è tanta voglia di costruire in questo momento, cioè probabilmente state ancora un po' purgando, però è anche vero che probabilmente con questo 7 di pentacoli al contrario non avete più voglia di aspettare che uno dei due si muova, perché secondo me comunque sono due energie un po' statiche al di là di tutto, e con questo 3 di bastoni potreste iniziare a essere, diciamo, voi a smuovere un po' le acque. Il 4 di bastoni è una bellissima carta, è una carta di equilibrio, è una carta di stabilità, di felicità, di serenità. Quello che però sento di dirvi è con questo sole e l'otto
di bastoni, di essere chiari, di essere limpidi, di essere cristallini su quello che voi volete o non volete. Cioè, se guardo 4 di bastoni e l'imperatore, qui per esempio potrebbe essere un va bene andare a convivere ma non mi voglio sposare, per esempio. Oppure, non lo so, va bene aiutare mamma o papà, visto che parlavo di una situazione tra fratelli prima, però non ho intenzione di trasferirmi da loro, piuttosto che non ho intenzione di rinunciare non lo so, alla palestra la sera, insomma, è come se la comunicazione qui dovesse essere trasparente per riuscire a creare questo 4 di bastoni, questa stabilità, questa fiducia. Andiamo però a vedere il diavolo. Perché, asso di bastoni, ho come l'idea che potreste mettervi un po' troppo wow al centro dell'attenzione se fosse una situazione familiare, ma se questo movimento energetico fosse focalizzato tutto sull'amore romantico, con il diavolo e questi due assi, ragazzi, io sento che farete faville. Cioè, è come se qui ci fosse un voglio costruire tutto con te, non ho ancora voglia di firmare delle carte, però diciamo che essendoci, se vogliamo, questo potenziale, possiamo sveltire un po' la conoscenza, magari facendo delle esperienze insieme, appunto come vi dicevo prima, andando a convivere, vediamo un attimo come può andare, no? Nuovi inizi, grandi inizi, io anche direi. Vi sento abbastanza nel vostro potere con questo diavolo. Andiamo però a vedere questo 3 di coppe. Abbiamo un 5 di coppe e un carro. Eh sì, è chiaro che nel momento in cui farete questa azione decisa, nel momento in cui farete una scelta, è come se queste carte vi dicessero che qualche cosa dovrete lasciare indietro. Ok? È come se aveste qualche cosa da festeggiare alla fine del periodo. E questo 5 di coppa al contrario, io lo sento come se fossero questo 3 di spade e il 5 di pentacoli risanandosi. Fatemi sapere come vi risuona poi nei commenti. Però comunque vedo come se ci fosse una doppia possibilità, mettiamola così, all'inizio del periodo, dove non vedendoci ancora molto chiaro o arrivando da questo momento di purga, mi sono cadute già le carte, potreste non aver voglia di compromettervi subito con una delle due persone, cioè come un prendere tempo, e poi è come se ad un certo punto si creasse effettivamente con questo sole un'amicizia, un buon dialogo, c'è un buonissimo potenziale, io sento, e decideste di lasciare indietro uno di questi due fanti. Andiamo a vedere quando succede che cosa. Ecco, quando vi dicevo all'inizio che con la sacerdotessa vedrete lo schema di comportamento, è un po' questo. È come se riuscisse a vedere in base alle conversazioni che fate, al comportamento dell'altra persona, alle vostre reazioni, è come se riusciste a vedere come diciamo, la realtà della relazione con uno o con l'altra energia possa effettivamente proiettarsi in un futuro. È come, ok, stabilisco che le basi per me sono queste. Con quali delle due energie io sento che sia più possibile questa cosa qua? Con quali, sento una cosa, con quali delle due potrebbe essere meno faticoso? Questo l'ho proprio sentito. Ok, andiamo a vedere mese per mese. È come se cercasse, non dico la cosa facile, però qualcuno da non dover crescere. 6 di coppe. E vi dico anche che potrebbe esserci una differenza di età. Diciamo sopra i 5 anni.
Asso di Pentacoli, eremita, sacerdotessa, nove di bastoni e fante di pentacoli. Allora, qui è facile ragazzi perché c'è una carta mese, quindi luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre e dicembre. Allora, uno di questi due fanti o... va bene, lasciamola aperta. Diciamo che a luglio c'è un 6 di coppe. Questo 6 di coppe può rappresentare una persona secondo me che conoscete da un bel pezzo o con la quale avete già condiviso qualche cosa, qualche esperienza, qualche progetto potrebbe essere, o è una persona che potrebbe entrare in un vostro progetto che avete da tanto tempo. Qui c'è un re di pentacoli, qui c'è la regina. Andiamo a vedere l'asso di pentacoli. 5 di coppe, che ce l'avete già qui, e 3 di spade. C'è qualche cosa con questo 3 di spade che non avete elaborato. Ve lo dicevo anche lì, può essere una delusione, può essere con questo 5 di coppe qui in questa posizione, potrebbe essere un qualche tipo di movimento, di atteggiamento, qualche parola in più detta male, della quale potreste pentirvi effettivamente, come se fosse successo un qualche cosa che ha aperto una ferita e adesso c'è come una voglia di ricominciare per qualcuno. Che ripeto, non so se è un qualche tema con una persona specifica che già conoscete da tanto tempo e potrebbe essere per quello che c'è questo 6 di coppe, oppure se la ferita è vostra e questa sia una persona che rivedete adesso dopo tanto tempo. Andiamo a vedere però l'eremita e la sacerdotessa. L'eremita ce l'abbiamo per settembre, scusate, ad agosto con questo asso di pentacoli potrebbe esserci un nuovo inizio o questa voglia di ricominciare, questa voglia di crearsi una nuova vita, di crearsi un nuovo giro di amicizie, di pensare un po' di più al futuro, secondo me. Qui abbiamo per l'eremita il 10 di pentacoli e il matto. È come se a settembre rifletteste sui temi familiari. Qualcuno di voi potrebbe anche chiedersi, ma io voglio creare una famiglia? Perché lo risento un po' con questo 2 di coppe al contrario. È come se non volesse legarvi, cioè magari avete il desiderio di famiglia, il desiderio di figli, ma è come se in questo momento non foste pronti a legarvi a qualcuno. Secondo me con questo 3 di spade c'è ancora una ferita che si deve chiudere o che deve guarire, insomma. Andiamo a vedere la sacerdotessa a ottobre. Abbiamo un 6 di bastoni e un 8 di bastoni. Quindi secondo me a ottobre potrebbe esserci come questa chiacchiera, questo esporsi, questo... Mi viene da dire, vedendo la sacerdotessa, proiettarsi. In realtà non è una proiezione in avanti, è una proiezione dall'alto. Cioè, la proiezione in avanti è io vivo oggi e proietto questa situazione nel 2027, ipotesi. La proiezione dall'alto può essere, cioè si parte da una cosa piccola, immaginatevi un proiettore, e cioè la luce praticamente diventa un cono. Quindi prendo una dinamica e la spalmo su tutti gli altri settori, mentre quella di prima era una dinamica proiettata nel lungo periodo. E quindi questo è un po' come il tirare fuori argomenti un po' scomodi in modo molto tranquillo, molto cristallino, per capire se effettivamente si va nella stessa direzione. C'è come un po' questo... Sì, sento il parlare di temi scomodi, di parlare di temi delicati più che scomodi, ok? Che magari per uno dei due sono importanti, soprattutto per voi,
è come se fosse ora di affrontarli. Andiamo a vedere il 9 di bastoni. Allora abbiamo il sole e un 2 di spade. E che qui c'è un'amicizia di lunga data. Allora, essendoci un 6 di coppe, poi prendete quello che vi piace di più. Essendoci un 6 di coppe, potrebbe essere una persona che conoscete da tanto, con il quale o la quale siete già legati e con la quale non è mai successo niente a livello fisico, a livello intimo, ma in realtà io per qualcuno sento che è già successo qualcosa, secoli fa. Però sapete già, è per quello che vedete la cosa dall'alto, no? Per la serie, so come va a finire questa cosa e quindi c'è questo 9 di bastoni, questa protezione che metterete in atto, è come un delimitare i confini. Qui la sento inerente all'imperatore, come al delimitare la zona protetta. Non mi vincolo perché mi sto proteggendo, voglio ancora rimanere come staccato da questa cosa. E però c'è comunque un 2 di spade. Cioè io sento che fino a quando non avrete risolto tutti i dubbi con le chiacchiere, con le dimostrazioni, con i fatti, fin quando non riuscirete, diciamo così, a smentire questa vista della sacerdotessa, ci andrete molto con i piedi di piombo. Andiamo a vedere il Fante di Pentacoli, perché io sento che in qualche modo Fante di spade di nuovo, ma mi risuona con quel Fante di spade. 2 di Pentacoli e Regina di Pentacoli. Io sento che per molte persone il dubbio arriva perché? Perché, soprattutto se è un'energia del passato, è come se tornasse cambiata. Voi vi rendete conto che questa persona non è più quella di prima e quindi tutta l'idea che vi eravate fatti di quella persona è come se fosse messa un po' in dubbio qua. E quindi sento che vi prenderete il tempo di reimparare a conoscere questa persona, reimparare a osservare le dinamiche di comportamento. È come se ci fosse qualcosa che non è più uguale a prima e quindi merita come una seconda opportunità. Ora mi spiego perché questo diavolo. Probabilmente potrebbe esserci stata qualche tossicità, potreste già sapere d'anticipo che la persona in sé è tossica o che le sue ferite con le vostre ferite creano una relazione tossica, perché non sempre due persone sono cioè una persona è tossica di per sé. Molte volte una persona è diciamo dal lato dei buoni, però ci sono certi incontri che smuovono cose per cui poi si crea tossicità. Quindi qualcuno è come se già sapesse dove va a parare la cosa, no? Però io ho anche la sensazione che qualcuno di voi potrebbe, se vi interessa il passato, qualcuno di voi potrebbe ritornare sui suoi passi. Se non vi interessa il passato, questa energia del 6 di coppe potrebbe essere qualcuno, perché qui avete 6 di coppe, avete il 2 di coppe, non tante altre carte in realtà, però sì che ci può essere come qualche cosa da dover riequilibrare in questa vita che è rimasto in sospeso in qualche vita passata con quest'anima. Se poi dobbiamo parlare di famiglia, sento che è un momento, come vi dicevo prima, potrebbe esserci come qualche cosa da gestire tra fratelli, per esempio, qualche spartizione, qualche attività aziendale, qualche compito, cioè come da dividere qualche cosa. E vi dico che mi risuona anche con questo 6 di coppe, quindi potrebbe già essere verso luglio-agosto. Qualcuno di voi potrebbe dover occuparsi di una ristrutturazione, di migliorare la casa dei genitori piuttosto che dei figli, dipendendo sempre dall'età che avete. Difatti, per quello che riguarda i figli,
Mm, allora, per qualcuno, se state cercando figli, diciamo che può essere un buon momento per concepire. Asso di pentacoli, asso di coppe, avete il matto, avete un sole, quindi voglio dire, la regina di pentacoli qua e qua, due regine di pentacoli, quindi è un periodo propizio, potrebbe essere per quello che poi avete come da festeggiare. E per quello che riguarda le amicizie e la vita sociale, parlando un po' così in generale, sento che è un buon periodo per o recuperare delle amicizie o crearvi nuove amicizie più in linea con voi. Ok ragazzi, andiamo a vedere qualche oracolo. Allora, qui abbiamo la palma e parla di sicurezza, di stabilità, rivedo qua il 4 di bastoni, permanenza, crescita, flessibilità, resistenza, progresso. Mano di carte. Ah, questa potrebbe succedervi con questo l'asso di denari è sempre un dono, un'occasione fortunata. E occhio perché sotto avete il 5 di coppe. Questa carta mi sento che vi dice un po' di cogliere un'occasione che potrebbe presentarsi proprio ad agosto. Non lasciatevela sfuggire. Parla anche di usare una certa strategia, di essere strategici. Qui avete la carta del paradiso, quindi cosa volete di più? Divertendosi l'un l'altro, espansione, gioia. E qui dice di imparare dal passato e vedo un po' la visione conica di cui vi parlavo prima della sacerdotessa. Parla di percezione e anche questo la sacerdotessa vede al di là del bianco o del nero, al di là delle due colonne, al di là del giusto o sbagliato, e quindi ha come questa visione più saggia delle cose. Andiamo a vedere una fatina. Quiete e amore incondizionato. È come se avessi bisogno di prendervi un riposo, ma in effetti qui abbiamo un 9 di bastoni a novembre, che è una carta che parla anche proprio di stanchezza fisica, ok? Come se ci fosse proprio, sì, stanchezza fisica, insomma. Mi dicono di misurarvi il colesterolo. Ok, amici dello Scorpione, questo è quello che avevo per voi. Spero che la lettura vi sia stata utile, che vi abbia dato spunti di riflessione interessanti. Fatemi sapere nei commenti. Sostenete il canale con un like, un hype, l'iscrizione o la condivisione del video. Per chi volesse iniziare un percorso di crescita con me basato sul lavoro delle credenze limitanti, mi può contattare via mail, oppure lo stesso lavoro lo potete anche fare nella sezione degli abbonati, perché anche lì tratto le credenze, ma la formazione lì è molto più ampia, perché ci sono anche temi di metafisica, di metamedicina, si parla di alto basso astrale, di come si vede nell'etere, di come sviluppare il terzo occhio, di come trascendere l'ego, insomma ci sono tanti argomenti che sono quelli che io ho studiato e sto continuando a studiare in decenni di formazione personale e professionale. I titoli dei video si vedono, sono pubblici, vi basta entrare nelle playlist lilla, hanno la copertina lilla, così vi rendete conto più o meno degli argomenti. Tenete presente che sono 5 playlist numerate dall'1 al 4 perché la 3A e la 3B vanno viste parallelamente, ok? Bene, detto questo io vi ringrazio di essere stati qui, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!